Ciao a tutti e benvenuti su Podcast Italiano in un nuovo video che è davvero un esperimento per me, perché ho deciso di finalmente abbordare l'argomento degli accenti con un po' di esempi pratici. Molti mi avete chiesto di parlare più nello specifico di accenti, lo faremo oggi. Cos'è che ho fatto praticamente? Ho scritto 11 frasi che sono particolarmente ricche di suoni che pronunciamo in maniera diversa in italiano e ho chiesto a 11 persone di pronunciarmele e mandarmi delle registrazioni ed è quello che hanno fatto. Le ringrazio tutte di cuore e ringrazio le persone che mi hanno aiutato a trovare altre persone. E niente, quindi praticamente ce le sentiamo, commenterò alcune caratteristiche interessanti e io vi farò sentire la versione neutra o standard al meglio di quanto riesco a farla, perché anch'io non sono un esperto di dizione, però posso imitarla come sto facendo adesso. Questo non è il mio modo normale di parlare. Vi farò sentire anche il mio accento. E niente, direi che possiamo incominciare con la prima frase, che è devo fare la voce da doppiatore, tipo da blockbuster. Bisogna accettare la verità, anche se so che a te non piacerà per niente. Se parlassi così penso che, non so, non avrei più una vita sociale perché tutti mi odierebbero. Però il mio accento invece è questo. Bisogna accettare la verità, anche se so che a te non piacerà per niente. E le altre persone la pronunciano così. Bisogna accettare la verità anche se so che a te non piacerà per niente. Bisogna accettare la verità anche se so che a te non piacerà per niente. Bisogna accettare la verità anche se so che a te non piacerà per niente. Bisogna accettare la verità, anche se so che a te non piacerà per niente. Bisogna accettare la verità, anche se so che a te non piacerà per niente. Bisogna accettare la verità, anche se so che a te non piacerà per niente. Bisogna accettare la verità, anche se so che a te non piacerà per niente. Bisogna accettare la verità anche se so che a te non piacerà per niente. Bisogna accettare la verità anche se so che a te non piacerà per niente. Bisogna accettare la verità anche se so che a te non piacerà per niente. Allora, alcune cose interessanti sono, per esempio, la pronuncia della E. In italiano, come forse sapete, abbiamo due E chiusa e E aperta, così come una O chiusa e una O aperta. E qui in questa frase già sentiamo varie pronunce, per esempio Federica e Silvia, che sono del nord di Milano e di Padova, dicono te e niente, te e niente. A te non piacerà per niente. A te non piacerà per niente. Mentre tutti gli altri, io dico te e niente, tutto aperto nel mio modo di parlare. Tutti gli altri invece dicono te, niente, quindi al contrario, te chiusa, niente aperta. A te non piacerà per niente. A te non piacerà per niente. Davide del futuro, faccio una correzione perché non è vero che tutti gli altri dicono te e niente, perché abbiamo diversi esempi di te e niente, quindi entrambe aperte. A te non piacerà per niente. Che a te non piacerà per niente. Oppure anche Raffaele, che ha un suono molto napoletano nella parola niente. A te non piacerà per niente. A te non piacerà per niente. Un'altra cosa interessante è la pronuncia della S. Se avete visto il mio video su 6 differenze tra italiano del nord e del sud, saprete già che al nord noi diciamo bisogna, ovvero la S tra due vocali è una S, mentre al sud è una S. Bisogna, anche se qualcuno non lo dice, ma secondo me perché sta provando un po' a italianizzare il suo accento, perché poi in altre frasi sentiamo chiaramente la S. Al nord si dice bisogna. Bisogna. Un'altra cosa che al nord diciamo bisogna, quindi non bisogna, non è mai bisogna in italiano standard, ma bisogna. E al centro-sud si dice bisogna o bisogna. Bisogna. Poi al centro-sud sentiamo un sacco di raddoppiamenti in mezzo alla frase, ma tutti leggermente diversi. Per esempio sentiamo anche se so. Anche se so. Anche se so. Sentiamo anche se so che a te. Che a te. Sentiamo non piacerà per niente. Non piacerà per niente. Piacerà per niente. Piacerà per niente. Piacerà per niente.
e varie combinazioni, qualcuno fa delle doppie in alcuni punti ma non in altri, quindi questo è interessante. Sentiamo Raffaele per esempio che la fa prima, ma so che a te, ma poi dice non piacerà per... Anche se so che a te non piacerà per niente. Anche se so che a te non piacerà per niente. Non piacerà per, quindi nessun raddoppiamento lì. Interessantissimo è poi come Margherita di Firenze, vicino Firenze, dice verità. Questa è una pronuncia veramente toscana perché lei dice verità. Bisogna accettare la verità. Bisogna accettare la verità. Verità. Questa è la cosiddetta gorgia toscana che si manifesta in alcuni suoni intervocalici, cioè tra vocali, come verità, che diventa verità. La parola per cui prendiamo bonariamente in giro i toscani è Coca-Cola, che loro pronunciano appunto così. Chiedo scusa se è sparito il video temporaneamente, nell'editing ho notato che ho perso un pezzo. Comunque, la seconda frase è indizione. Ma cos'è che hai detto al tuo amico? Mentre pronunciato col mio accento sarebbe ma cos'è che hai detto al tuo amico? 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 Ma che cos'è che hai detto al tuo amico? Ma che cos'è che hai detto al tuo amico? Ma cos'è che hai detto al tuo amico? Sentiamo l'accento milanese, interessante perché il modo in cui Federica di Milano lo legge è così, dice cos'è, aperta, e poi che hai detto al tuo amico. Ma cos'è che hai detto? Ma cos'è che hai detto? Allora, questa è in detto è dovuta al fatto che in milanese, prima di una doppia T, si dice sempre tipo stretto o letto. Quindi lei dice detto, quindi ma cos'è che hai detto? Che è al contrario rispetto alla maggior parte degli altri accenti in cui c'è ma cos'è che hai detto, quindi è aperta, è detto e chiusa. Risentiamo. Ma cos'è che hai detto? Ma cos'è che hai detto al Ma cos'è che hai detto? Ma cos'è che hai detto al tuo amico? Un appunto però dal futuro, sia la mia pronuncia che quella di Giulia di Bari e Serena di Palermo hanno tutte le E aperte. Ma cos'è che hai detto al tuo amico? Ma che cos'è che hai detto al tuo amico? Ma cos'è che hai detto al tuo amico? Anche qui abbiamo la pronuncia della S che è una S, cos'è, al nord, mentre invece è una S negli accenti del centro-sud. Cos'è? Cos'è? Ma cos'è? Ma cos'è che... Ma cos'è Ma cos'è? Ma che cos'è che... Nell'accento di Firenze c'è la cosiddetta gorgia toscana, quindi amico, quello che dicevo prima. Ma cos'è che hai detto al tuo amico? Negli altri accenti del centro-sud abbiamo una pronuncia che potrebbe essere tipo amico. Sentiamo qualche esempio di questo fenomeno. amico? Amico. Amico? Questa K la sentiamo anche in che in realtà, che a volte diventa più tipo che. Cos'è che hai detto? Ma cos'è che hai detto? Ma cos'è che... Ma cos'è che... Cos'è che... Allora, la frase successiva è anch'essa interessante perché, allora, io ho messo la parola zucchero che io, almeno secondo la dizione ufficiale, si legge zucchero. Ma nessuna delle persone che mi hanno mandato i file ha detto zucchero, hanno detto tutti zucchero. Non so, interessante, mi chiedo se qualcuno dica davvero zucchero oppure sia solo una cosa così della dizione ufficiale. Allora, la frase è questa. Ma perché tua zia Agnese mi ha chiesto se volevo dello zucchero? Mi accento. Ma perché tua zia Agnese mi ha chiesto se volevo dello zucchero? Tutte volevo, Agnese mi ha chiesto perché. Quindi tutte Sentite come le altre persone leggono le E. Alcuni dicono Agnese, alcuni chiesto, alcuni chiesto, volevo, perché. Quindi questo è interessante. Perché tua zia Agnese mi ha chiesto se volevo dello zucchero? Ma perché tua zia Agnese mi ha chiesto se volevo dello zucchero? Ma perché tua zia Agnese mi ha chiesto se volevo dello zucchero? Ma perché tua zia Agnese mi ha chiesto se volevo dello zucchero? Ma perché tua zia Agnese mi ha chiesto se volevo dello zucchero? Ma perché tua zia Agnese mi ha chiesto se volevo dello zucchero? Ma perché tua zia Agnese mi ha chiesto se volevo dello zucchero? Ma perché tua zia Agnese mi ha chiesto se volevo dello zucchero? Ma perché tua zia Agnese mi ha chiesto se volevo dello zucchero? Ma perché tua zia Agnese mi ha chiesto se volevo dello zucchero? Mi piace molto la pronuncia milanese di perché, con due E molto aperte. Perché è chiesto.
chiesto. Perché tua zia Agnese mi ha chiesto se volevo dello zucchero? Mentre Silvia da Padova dice molte più e chiuse. Ma perché tua zia Agnese mi ha chiesto se volevo, forse volevo, è aperta, non so, risentiamo. Ma perché tua zia Agnese mi ha chiesto se volevo dello zucchero? Sentiamo decisamente più è aperte nell'accento di Giulia di Bari. Sentiamo il modo in cui dice perché tua zia Agnese mi ha chiesto. Ma perché tua zia Agnese mi ha chiesto se volevo dello zucchero? Che in questo caso corrisponde al modo in cui dice queste E, Serena di Palermo. Ma perché tua zia Agnese mi ha chiesto se volevo dello zucchero? Poi ho messo la parola zia perché volevo sentire chi avrebbe detto zia e chi zia. E sentiamo che Luca dice zia e anche qualcun altro. Risentiamo chi dice zia e chi zia. Tua 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 zia. Di nuovo una precisazione dal futuro, quindi abbiamo visto che in realtà solo nel fiorentino e nel romano si sente zio, mentre in tutti gli altri accenti è zio, ma la dizione corretta del dizionario fonetico dice zio. Sentiamo anche le S in agnese o agnese che si sentono al centro-sud. Ma perché tua zia Agnese? Ma perché tua zia Agnese? Ma perché tua zia Agnese mi ha... Sentiamo anche il raddoppiamento di se volevo, fatto se non sbaglio da Benedetta di Roma e Raffaele di Napoli. Se volevo, mentre altri dicono se volevo. Se volevo dello zucchero. Se volevo dello zucchero. Se volevo dello zucchero. Sentiamo che al nord le persone dicono Agnese, con una gne, Agnese, non Agnese. Tua zia Agnese. Zia Agnese. Tua zia Agnese. Sentiamo il raddoppiamento molto interessante che fa Margherita, cioè la serie. Ma perché tua zia? Sono 3 raddoppiamenti. Ma perché tua zia Agnese? Ma perché tua zia Agnese? Ok, passiamo alla frase numero 4 che è la seguente. Non avevo pensato che anche lei sapeva fare la pasta asciutta in casa. Dovete sentirvi in un blockbuster quando state parlando con un accento da doppiatore, se no non funziona. Sentiamo le altre pronunce. Non avevo pensato che anche lei sapeva fare la pasta asciutta in casa. Non avevo pensato che anche lei sapeva fare la pasta asciutta in casa. Non avevo pensato che anche lei sapeva fare la pasta asciutta in casa. Non avevo pensato che anche lei sapeva fare la pasta asciutta in casa. Non avevo pensato che anche lei sapeva fare la pasta asciutta in casa. Non avevo pensato che anche lei sapeva fare la pasta asciutta in casa. Non avevo pensato che anche lei sapeva fare la pasta asciutta in casa. Non avevo pensato che anche lei sapeva fare la pasta asciutta in casa. Non avevo pensato che anche lei sapeva fare la pasta asciutta in casa. Non avevo pensato che anche lei sapeva fare la pasta asciutta in casa. Non avevo pensato che anche lei sapeva fare la pasta asciutta in casa. Come al solito al nord, pasta asciutta Pasta asciutta in Pasta asciutta in al centro-sud, pasta asciutta. Pasta asciutta in La pasta asciutta in Pasta asciutta in Se avete visto il mio video delle differenze tra nord e sud, sapete che al centro-sud, quando abbiamo il suono NS, questa combinazione, non si legge come al nord, pensato, ma si legge pensato, con una Z, pensato. pensato pensato che Pensato. Pensato. Pensato che... Margherita va oltre perché la sua pronuncia fiorentina fa sì che lei non dica solamente pensato, ma pensato, con una Z. Non avevo pensato che anche... Al nord poi si dice casa, al centro-sud casa. 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 Giulia di Bari dice lei, chiusa, ed è l'unica tra queste persone, non dice lei con una E aperta, ma dice lei. Pensato che anche lei Col mio accento io direi sapeva, quindi come vi ho fatto vedere, nel mio accento praticamente non esistono quasi E, e sono l'unico di questa lista perché tutti gli altri dicono sapeva, non sapeva. Lei sapeva. sapeva. Andiamo avanti con l'ultima frase di questa prima parte di questo episodio, che è questa. Metti il vino nella botte, se no ti do un sacco di botte e non voglio averti sulla coscienza. Che io direi, metti il vino nella botte, se no ti do un sacco di botte e non voglio averti sulla coscienza. Metti il vino nella botte, se no ti do un sacco di botte e non voglio averti sulla coscienza. Metti il vino nella botte, se no ti do un sacco di botte e non voglio averti sulla coscienza. Metti il vino nella botte, se no ti do un sacco di botte e non voglio averti sulla coscienza.
Metti il vino nella botte, se no ti do un sacco di botte e non voglio averti sulla coscienza. Metti il vino nella botte, se no ti do un sacco di botte e non voglio averti sulla coscienza. Metti il vino nella botte, se no ti do un sacco di botte e non voglio averti sulla coscienza. Metti il vino nella botte, se no ti do un sacco di botte e non voglio averti sulla coscienza. Metti il vino nella botte, se no ti do un sacco di botte e non voglio averti sulla coscienza. Metti il vino nella botte, se no ti do un sacco di botte e non voglio averti sulla coscienza. Metti il vino nella botte, se no ti do un sacco di botte e non voglio averti sulla coscienza. Allora, questo è un esempio dell'importanza del saper pronunciare le O e le O, e è diverso, perché abbiamo botte, dove si tiene il vino, e botte, come quelle che dai a una persona, le botte. E nel mio accento in realtà non c'è differenza, è sempre O. In piemontese non esiste la O. Tutti i piemontesi non dicono la O, quindi tutti diciamo O. Un sacco di botte, metti il vino nella botte. Federica invece, Federica di Lecce, dice entrambe le due O chiuse. Botte, botte. Metti il vino nella botte, se no ti do un sacco di botte e non... Tutti gli altri invece differenziano e dicono botte di legno e botte, quelle che dai a una persona. Metti il vino nella botte, se no ti do un sacco di botte. Metti il vino nella botte, se no ti do un sacco di botte. Metti il vino nella botte, se no ti do un sacco di botte. Metti il vino nella botte, se no ti do un sacco di botte. Metti il vino nella botte, se no ti do un sacco di botte. Abbiamo come sempre la E molto aperta in milanese su metti. 2 T, ricordatevi, metti. Metti il... Abbiamo al nord coscienza con una sc o coscienza, e al centro-sud coscienza, e non voglio averti sulla coscienza. E non voglio averti sulla coscienza. E sentiamo che la parola coscienza, dato che ha una vocale di sulla coscienza, diventa al centro-sud sulla coscienza, tipo una G. E non voglio averti sulla coscienza. Non voglio averti sulla coscienza. E non voglio averti sulla coscienza. In fiorentino porta questa cosa ancora più in là e sentiamo sulla coscienza, quindi gorgia toscana, sulla coscienza. E non voglio averti sulla coscienza. Diciamo che la gorgia toscana corrisponde ad altri suoni che cambiano ma in altri modi al centro-sud, quindi a Firenze dicono verità, magari al sud direbbero verità, a Roma sicuramente la verità, con una D più o meno, no? Verità, sulla coscienza, quindi interessante questa corrispondenza. Sentiamo che molti non al nord raddoppiano nella botte, se no ti do un sacco di botte, come abbondano le B. Metti il vino nella botte. Metti il vino nella botte. Metti il vino nella botte. Se no ti do un sacco di 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 botte. Non Margherita però, che dice nella botte sacco di botte. Metti il vino nella botte, se no ti do un sacco di botte. Interessante anche come Margherita fa le due O, perché non sono così diverse come altri che dicono O, botte. Lei le dice in una maniera più simile, risentiamo. Metti il vino nella botte, se no ti do un sacco di botte. E niente, questo era tutto per oggi e io trovo questa cosa fantastica, la varietà di accenti in Italia è una cosa davvero interessante, magari non lo è per tutti perché magari voi volete davvero imparare un accento neutro in italiano, però parlate con persone che parlano con tanti accenti diversi, parlate con un milanese, poi con un siciliano, poi con un romano e tutti parliamo in una maniera leggermente diversa, quindi secondo me poter imparare l'accento neutro è una cosa che, benché nessuno parli davvero così, se voi state imparando l'italiano da stranieri può essere utile perché appunto è un modo che nasconde un po' la vostra provenienza, quindi mentre se vivete in una regione italiana, una città italiana, secondo me ha senso imparare l'accento di quella città e ci sono persone che l'hanno fatto, come il mio amico Vladimir Skulteti, poliglotta straordinario che parla con un accento di Parma praticamente, che è una cosa davvero bella perché ha vissuto a Parma. Se vi è piaciuto potete riascoltare questo episodio in formato podcast e potete anche lasciare una recensione su Apple Podcasts dicendo che Podcast Italiano vi piace tantissimo. Potreste aiutarmi molto anche consigliando questo progetto ad altre persone che conoscete che parlano l'italiano. Mi aiutereste tantissimo perché il passaparola è sempre una strategia
ottima. Questo è davvero tutto per oggi, grazie per aver visto o ascoltato questo episodio. Ci vediamo o sentiamo nel prossimo. Ciao! Questo è davvero...